Cos'è Docker? Perché utilizzarlo? E come installarlo su Ubuntu passo passo. Salve a tutti, oggi vedremo perché Docker è uno strumento fondamentale per poter usare Home Assistant sul nostro mini PC e come abbiamo la possibilità di usare anche altre applicazioni contemporaneamente. Ma partiamo dall'inizio. Cosa è Docker? Docker è una piattaforma che ci permette di creare ed eseguire applicazioni all'interno di contenitori isolati. Ciò vuol dire che la nostra applicazione non è influenzata dal sistema in cui si trova, quindi possiamo eseguire la nostra applicazione in qualsiasi sistema operativo noi vogliamo in cui è installato Docker. Inoltre è leggero e permette di far girare servizi ed app senza sporcare o creare problemi al nostro sistema operativo. Ma vediamo cosa ci serve per cominciare. Innanzitutto un computer o un mini PC con Ubuntu installato, con la versione 20.04 o superiore. Se non l'hai ancora installato e vuoi sapere come fare, ti suggerisco la guida che ho già realizzato. Ti inserisco il link in descrizione. E poi ci serve un accesso a internet. Ci siamo. Prima di vedere come installare Docker, ti invito a supportare il canale con un mi piace e iscrivendoti. Questo mi permette di capire se stai apprezzando il mio lavoro e se sei interessato alla serie su Home Assistant. Perfetto. Se hai fatto, passiamo all'azione. Apriamo il terminale e digitiamo sudo apt update e sudo apt upgrade-y. In questo modo aggiorniamo tutti i pacchetti presenti sul nostro sistema operativo e preveniamo problemi di compatibilità. Non preoccuparti se impiegherà tanto tempo. Adesso installiamo alcuni strumenti che ci consentono di scaricare e gestire i repository e le chiavi di sicurezza tramite il seguente comando. In particolare con CA Certificates possiamo gestire le connessioni HTTPS, con curl possiamo scaricare dati da internet attraverso il terminale, con New PG possiamo gestire le firme digitali ed LSB Release ci servirà per determinare la versione di Ubuntu in uso. Docker non è nei repository predefiniti Ubuntu, quindi dobbiamo aggiungere il repository ufficiale di Docker. Allora creiamo una directory per la chiave con il seguente comando. mkdir è un comando che ci permette di creare una directory che chiameremo keyrings nella cartella apt. Scarichiamo la chiave GPG di Docker tramite il seguente comando e aggiungiamo il repository di Docker con quest'altro comando. Questo ci permette di installare Docker sempre aggiornato direttamente dalla fonte ufficiale. Arrivati a questo punto, aggiorniamo la lista dei pacchetti con il comando sudo apt update che già conosciamo. Installiamo Docker e i suoi strumenti. Docker è finalmente installato e per assicurarci che funzioni eseguiamo un container di prova che ci stampa un messaggio di conferma, ovvero sudo docker run hello world. In questo modo lui sta creando un container e vediamo che funziona. Un ultimo passaggio da seguire per evitare di digitare sudo ogni volta è aggiungere il tuo utente al gruppo Docker col comando sudo usermod -ag docker $user. Eseguiamo il comando new group docker per applicare il cambiamento. Proviamo a lanciare docker run hello world senza anteporre sudo e vediamo che funziona anche senza permessi di root. Ora Docker è installato e pronto. Adesso puoi iniziare a creare container, testare servizi con Home Assistant o usarlo per i tuoi progetti di sviluppo. Nei prossimi video vedremo come installare Home Assistant su Docker. Ti invito a lasciare un commento se hai dubbi o richieste. Al prossimo video.